Quella che avete avanti a voi è una delle statue più affascinanti e anche conosciute che conserviamo al museo. È il doriforo, copia romana marmorea di un originale bronzeo greco. L'originale statua in bronzo venne realizzata tra il 450 e il 440 a.C. da Policleto da Argo. Questa marmorea invece è stata rinvenuta a Pompei alla fine del XVIII secolo. Proviamo a viaggiare nel tempo e nello spazio, spostandoci a Pompei prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Siamo nella palestra sannitica, a Pompei, che deve il suo nome proprio al ritrovamento del doriforo, che essendo un atleta rese chiaro che questo fosse un luogo dedicato alla preparazione sportiva. Qui venivano ospitate gare ginniche e giovani rampolli pompeiani si allenavano o si riunivano per incontri politico-militari. Tra gli sport più apprezzati dell'epoca c'era il pancrazio, un misto di lotta e pugilato. A differenza della Grecia, però, dove lo sport era finalizzato all'elevazione morale ed alla gloria degli atleti, a Roma e nelle sue colonie era inteso come mezzo di intrattenimento e spettacolo. Nella palestra sannitica i giovani si allenavano proprio all'ombra di questa statua, che si trovava su un piedistallo e che serviva loro come ricordo di appartenenza al mondo classico e come simbolo di forza e giovinezza. Era inoltre simbolo di perfezione fisica. Policleto infatti iniziò proprio col doriforo una serie di studi sulla figura umana, condotte attraverso numerose misurazioni di atleti e guerrieri, volte alla ricerca delle proporzioni e rapporti numerici per il corpo ideale, detti canon. Alcuni studiosi pensano che il doriforo possa essere la rappresentazione di un eroe, forse Achille, oppure un atleta olimpico. Nell'antica Grecia, infatti, gli atleti erano soliti allenarsi senza abiti e con il corpo ricoperto di oli, ed i giochi olimpici si concludevano con una cerimonia durante la quale gli atleti correvano completamente nudi con soltanto le loro armi. Anche la nostra statua è colta in movimento. Una caratteristica del doriforo, infatti, è la gravitazione su una gamba, il cosiddetto motivo del passo. La gamba destra è tesa e avanzata, quella sinistra flessa e arretrata, il braccio sinistro piegato, quello destro rilassato. Questo tipo di movimenti creano equilibrio e danno vita ad un particolare ritmo che in scultura è detto chiasmo. Il termine deriva dalla lettera greca chi ed indica la corrispondenza incrociata tra gli arti in riposo e quelli in azione. Antichi studi affermano che questa statua avesse nella mano sinistra una lancia che appoggiava sulla spalla. Doriforo significa infatti letteralmente portatore di lancia, ma nessuna lancia è stata mai rinvenuta. Se si osserva però il braccio destro, si può notare che non pende inerte, ma è leggermente scostato dal corpo e soprattutto sembra essere in tensione. Questo ha portato alla formulazione di una nuova ipotesi. Recenti studi filologici, infatti, affermano che nella mano destra la statua impugnasse una spada e nella sinistra, anziché la lancia, impugnasse uno scudo. Probabilmente non scopriremo mai la verità, ma questo rende la storia dietro questa statua ancora più affascinante. O meglio, dietro a tutte le copie del doriforo che ci sono sparse per il mondo. Come ad esempio questa, conservata a Firenze al Museo degli Uffizi. Oppure questa, che è conservata invece a Vienna. Quest'altra ancora, che è possibile ammirare ai Musei Vaticani. Come potete notare, quella che avete di fronte è quella che il tempo ha restituito a noi più completa. Continuiamo la visita e scopriamo cos'altro ci riserva questo posto.